Ciao a tutti e bentornati sul canale. Dopo il video dello scorso anno che abbiamo dedicato ai mercatini di Natale di Vipiteno, quest'anno abbiamo deciso di iniziare dicembre sempre con un viaggio a tema natalizio. Siamo quindi venuti qui a Praga per visitare i mercatini tra i più belli d'Europa e ovviamente anche per visitare questa splendida città. Prima di iniziare iscrivetevi al nostro canale per supportarci e ora seguiteci in questa nuova avventura. Partiamo da Bergamo la sera intorno alle 18. Atterriamo a Praga dopo un'ora e mezza. Fa freddo, ma non tanto come ci aspettavamo. Dall'aeroporto ci sono un sacco di soluzioni per raggiungere il centro. Noi abbiamo usato i mezzi pubblici e con un biglietto da 1,60 € circa abbiamo preso prima l'autobus numero 100 e arrivati al capolinea la metro B fino alla nostra fermata, Narodni Sreda, a 200 metri dal nostro hotel. Il tragitto totale è di circa 50 minuti. Facciamo il check-in in hotel e dato che sono ormai le 20 andiamo subito a cena. Io ho preso un piatto di goulash davvero buonissimo con i knedliki, i tradizionali gnocchi cechi tagliati a fette, mentre Sara ha scelto un piatto di krauti, knedliki e salsiccia. Dopo una passeggiata nei dintorni torniamo in camera, domani ci aspetta una lunga giornata. Usciamo e iniziamo a camminare per le vie del centro. Una delle prime cose di cui ci accorgiamo è che qui le case sono tutte splendide, particolari e una diversa dall'altra. Ci imbattiamo anche nella prima opera dell'artista ceco David Černý, L'Appeso, che raffigura Sigmund Freud. Molte altre opere di Černý sono disseminate per tutta la città. Passiamo per la bellissima via Karlova e arriviamo al famoso Ponte Carlo, che collega il quartiere di Stare Miesto, la città vecchia, a Malastrana. Questo incredibile ponte di pietra, lungo più di 500 metri, è uno dei punti di interesse principali di Praga. Alle estremità ci sono due imponenti torri di difesa che lo rendono davvero unico. Appena prima di arrivare alla torre che segna l'ingresso a Malastrana, prendiamo le scale sulla sinistra che ci portano nella splendida piazza Nakampie, sulla piccola isola artificiale di Kampa, separata dal resto del quartiere da un canale chiamato Čertovka, il canale del diavolo. Camminando per le sue piccole vie arriverete al vecchio mulino d'acqua dove troverete ad attendervi un curioso goblin di nome Kaburek, uno spirito dell'acqua che fa parte del folklore locale e che veglia sul ruscello e sul mulino. Poco distante si trova il muro di John Lennon, un muro ricoperto di graffiti fin dal 1980, simbolo di pace e libertà e dedicato al cantante dei Beatles. Pensavo facesse più freddo, dato che il meteo segnava 0 gradi, invece si sta proprio bene. Percorriamo in salita via Nerudova, per arrivare fino alle scale che portano al castello di Praga. In Nerudova ogni palazzo è una piccola opera d'arte. Ci sono botteghe storiche e locali davvero caratteristici. È sicuramente una via autentica, forse la nostra preferita in città. Il castello di Praga sorge su una delle 9 colline su cui si sviluppa la capitale ceca e tutta la zona che lo circonda è così estesa che forma un quartiere a sé chiamato Radčany. Con una superficie di 70.000 metri quadrati è il più grande castello a corpo unico del mondo. Come prima tappa visitiamo la St. Vitus Cathedral, stupendo esempio di cattedrale in stile gotico e con vetrate davvero incredibili che creano bellissimi giochi di luce. Sul retro del Duomo troviamo i primi mercatini di Natale della città, che sono distribuiti un po' in tutte le piazze principali. Sul retro del Duomo abbiamo trovato i primi mercatini di Natale e non potevo non prendere il mio primo trodlo. Anche se non è proprio originario di Praga, ma è più dell'Ungheria e della Slovacchia, lo fanno ovunque qui e non vedevo l'ora di mangiarlo perché mi piace un sacco e ho preso anche un succo alla mela caldo. Tra l'altro mi sta ustionando le mani. Dopo la pausa merenda ci prepariamo a salire sulla torre della cattedrale, 287 gradini in una piccola scala a chiocciola in pietra, che senza dubbio ci faranno girare la testa. Il biglietto per salire al punto panoramico è di 150 corone, circa 6 euro. Anche se oggi il cielo non è proprio limpido, la vista da quassù è davvero fantastica. Vediamo anche in lontananza il cambio della guardia che avviene ogni ora. Tornati a terra passiamo nel cortile del castello e ascoltiamo la banda musicale del corpo di guardia che suona musica natalizia.
Non abbiamo visitato la famosa Golden Lane, che fa parte del complesso del castello, ma abbiamo preferito camminare qualche minuto per raggiungere Novi Sviet, piccolo sobborgo poco conosciuto e rimasto fermo nel tempo, con casette basse e colorate. L'abbiamo adorato. Se volete camminare in tranquillità per piccole pittoresche vie, non perdetevi questo luogo. Prima di continuare con il racconto di Praga, vogliamo presentarvi una camera che è appena diventata una nostra nuova compagna di viaggio. Insta360 ci ha mandato la loro ultima camera, la X3, che è una camera a 360 gradi da provare qui a Praga. Noi la useremo principalmente per registrare degli hyperlapse, e lo vedrete anche in questo video, ma in realtà ha mille altre funzioni che vi faremo vedere in futuro. Si può dare libero sfogo alla propria creatività e utilizzarla nelle situazioni più diverse. Con le telecamere a 360 gradi registri senza pensare all'inquadratura, che puoi scegliere in seguito con il programma di montaggio incluso nel prezzo d'acquisto. In ogni caso vi lasciamo il link in descrizione se volete saperne di più. Torniamo verso il Ponte Carlo e ci perdiamo per le vie di Malastrana. Passiamo dall'arco di Tunovska e da Narrow Street, ma è Mostec'a la via più bella di questa zona secondo noi, con le sue abitazioni tutte di un colore diverso, molto scenografiche. Torniamo al di là del fiume Moldava, prossima tappa i mercatini di Natale. Arriviamo in Piazza della Città Vecchia, la più antica e più importante piazza del centro storico di Praga. Ci accolgono casette di legno addobbate, il gigantesco albero decorato con 1 milione di luci e il profumo di legna e cannella, una cornice perfetta per la magia del Natale. All'imbocco della piazza visitiamo St. Nicholas Church e poi ci spostiamo sotto al meraviglioso orologio astronomico per assistere allo scoccare dell'ora. Mentre lo scheletro suona la campanella, nella parte superiore dell'orologio, nelle 2 finestrelle, si muove il corteo dei 12 apostoli. Decidiamo di salire sulla torre del municipio per avere una visuale diversa di questa piazza così iconica. La sera, con tutte le luci scintillanti, il panorama è magico. Per salire in cima fino al punto panoramico il biglietto è di 250 corone, circa 10 euro. Aggiungendo altre 100 corone potete utilizzare l'ascensore se volete. Con lo stesso biglietto, oltre alla torre, potete visitare anche le sale consigliari al secondo piano. In una delle sale potete vedere dall'interno il meccanismo e le figure in legno degli apostoli che girano durante il cambio dell'ora nell'orologio. Prima di andare a cena, ci fermiamo ad ascoltare il concerto in piazza e a fare altre 1000 foto al magnifico albero di Natale. Possiamo solo immaginare quanto ci abbiano messo a posizionare tutte quelle luci. Un lavoro assurdo, ma il risultato è perfetto. Salutiamo i mercatini e andiamo al ristorante. Abbiamo scelto Ucerveneo Pava e ci siamo trovati benissimo. Abbiamo preso 2 piatti tipici. Paolo ha provato la svichkova, mentre io ho preso dello smaženi sir, letteralmente formaggio fritto. Sono molto buoni entrambi. Come al solito abbiamo camminato un bel po'. Oggi il contapassi segna ben 19 km. Per tornare in hotel passiamo da Piazza Venceslau, un ampio viale circondato da edifici in stile Liberty, negozi, locali, ristoranti e ovviamente anche qui non mancano le bancarelle natalizie. Questa mattina ci siamo alzati davvero presto, appena sorto il sole, e dopo una buona colazione con musiche di Natale in sottofondo usciamo per continuare la nostra esplorazione. Non c'è in giro praticamente nessuno, se non i residenti che si spostano per andare al lavoro. È bello vedere Praga sotto una nuova prospettiva. Siamo nel quartiere di Nove Miesto e come in ogni via centrale di Praga, qui ad ogni angolo sembra di stare in un museo a cielo aperto. Incontriamo installazioni moderne e arriviamo alla famosa casa danzante, che si inserisce in modo inaspettato tra i palazzi Liberty. Dato che è molto presto, facciamo una camminata sul lungo fiume fino al Ponte Carlo, che a quest'ora è quasi completamente vuoto. Questa mattina ci siamo svegliati alle 6:30, 7 per uscire presto e abbiamo fatto bene perché di solito il Ponte Carlo è pieno di persone, invece adesso sono le 9, è anche abbastanza tardi ma non c'è ancora nessuno. Quindi consiglio, venite prima delle 9 sul ponte per vederlo bene. Torniamo per un attimo in Nerudova per comprare i biscotti pan di zenzero, tipici di questo periodo. Da qui ci rimettiamo in cammino e raggiungiamo la biblioteca municipale di Praga. Nell'atrio d'ingresso troverete una meravigliosa installazione formata da 8000 libri. Date un'occhiata all'interno della torre. Un sistema di specchi farà sembrare i libri infiniti. Proprio accanto all'edificio non perdetevi la scultura Lettore in poltrona.
Dato che siamo proprio qui di fronte, facciamo un altro giro per i mercatini, questa volta di giorno, e recuperiamo una parte di piazza che ieri non avevamo visto, dove si trova la Casa al Minuto. Esempio perfetto di architettura borghese e rinascimentale boema. Qui ha vissuto lo scrittore Kafka diversi anni della sua vita. Ci spostiamo verso il Palazzo Lucerna, famoso complesso praghese di appartamenti, passaggi coperti e sotterranei, in cui si svolgono eventi, gare di ballo e proiezioni cinematografiche. All'ingresso vi colpirà l'enorme statua del cavallo rovesciato, sempre dello scultore David Cerny. Tutta la galleria è in uno stile che passa dall'Art Nouveau al modernismo. In fondo potete osservare un ascensore Paternoster ancora in funzione. Prendendo l'uscita vicino all'ascensore ci troviamo in un giardino segreto, un'oasi verde nel pieno centro di Praga. Si chiama il Giardino dei Francescani ed è perfetto per rilassarsi un po'. Andiamo poi alla galleria Svietozor di fronte al Palazzo Lucerna, dove ci fermiamo per pranzo. Proviamo un'altra cosa tipica della Repubblica Ceca, i chlebičky. Per pranzo proviamo i chlebičky, che sono questi panini con sopra prosciutto e un po' di tutto, diciamo, che sono tipici. Buon appetito! Ci sono infinite varietà di questi piccoli ma buonissimi panini, dovete assolutamente assaggiarli. Dopo l'ottimo pranzo ci dirigiamo verso una zona che non abbiamo ancora esplorato. Partiamo dalla splendida e coloratissima sinagoga del Giubileo o di Gerusalemme. La sua facciata in stile pseudo-moresco è davvero unica e l'ingresso costa 100 corone. A pochi passi si trova la Harris Tower, il campanile gotico più alto di Praga. Da qui in 5 minuti di cammino arriviamo alla Porta delle Polveri, una delle 13 porte di accesso al centro città, e subito dopo ci troviamo di fronte alla Casa della Madonna Nera, uno dei pochi esempi di costruzioni in stile cubista della città. Il nostro tempo a Praga purtroppo sta per finire, dato che stasera abbiamo il volo di ritorno. Una delle ultime tappe è il quartiere ebraico, che ci accoglie subito con meravigliosi palazzi dai colori pastello. Troviamo diverse sinagoghe durante il nostro cammino, come la bellissima Clausen, la sinagoga spagnola con la statua dedicata a Kafka proprio di fronte e la sinagoga Meisel con la sua caratteristica cancellata blu. Con un unico biglietto cumulativo da 350 corone potete visitare tutti questi luoghi più il cimitero ebraico. Facciamo un salto sul Ponte Carlo per vederlo di sera, con una luce diversa. Piccola informazione, durante il periodo dell'avvento alle 16 vi potrete imbattere nei lampionai di Praga, che accendono uno ad uno i lampioni a gas che decorano il ponte. Non dimenticatevi questo momento speciale. Prima di prendere la metro B per tornare in aeroporto, ci fermiamo appena fuori la fermata di Narodny Trida per osservare la scultura di David Cerny, chiamata Metamorfosi, che rappresenta il volto di Kafka che ruota e si trasforma. Salutiamo questa città che ci ha così affascinato e che ci ha trasmesso tanto calore nonostante la massima sia stata di 2 gradi per tutto il tempo. Se volete vivere qualche giorno immersi nella gioia del Natale, Praga in questo periodo fa sicuramente al caso vostro. Grazie per essere arrivati alla fine del video, speriamo davvero che vi sia piaciuto. Se volete supportarci lasciateci un mi piace e iscrivetevi al canale. Abbiamo pensato che questi video sui mercatini di Natale potrebbero diventare un appuntamento fisso ogni anno, magari alternando dei video in Italia con quelli all'estero. Fateci sapere cosa ne pensate e magari scriveteci nei commenti su quale mercatino vorreste vedere il video del prossimo anno. E noi ci rivediamo tra 2 settimane con un nuovo video in Italia questa volta. Alla prossima! Ciao! Ciao ciao!